Ed eccoci in live ragazzi, ben trovati su Kristal Cross Gaming, il canale Twitch, con un altro dei nostri eventi di questo periodo della Gamescom e in particolare con il Future Games Show. Questo è un evento, se vogliamo, secondario rispetto alla Gamescom, l'Opening Night Live che abbiamo visto ieri, ma è comunque interessante ancora di più alla luce del fatto che lo scorso Future Game Show che c'è stato a giugno è stato, devo dire, la parola giusta è sorprendente, perché nonostante in questo evento ci siano, giochi minori, tra virgolette, devo dire che sono rimasto molto sorpreso dalla qualità di quello che hanno mostrato. Non ce n'era uno brutto, perciò sono molto curioso di vedere che cosa ci riserverà questo Future Game Show. Speriamo che mantenga la stessa qualità. Un saluto a tutti ragazzi, ciao Musa, Motenai, Vuk, Deinon, ciao Oscar, ben trovati ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti all'evento. Se seguo lo scorso, tanta qualità, esattamente, è quello che spero e vi consiglio di incrociare le dita insieme a me per sperare che davvero sia così. Ciao Nico, ben trovati ragazzi. Allora, qui il toto scommesse su che cosa ci sarà purtroppo in questo caso funziona poco, perché sono tutti giochi un po' minori, se vogliamo. Però magari qualcuno ha qualche idea su che cosa ci dovrebbe essere, o qualcuno ha qualche aspettativa su qualche titolo in particolare, no? Io vi dico, è stato mostrato Dungeon 4 e quindi mi piacerebbe rivedere il trailer anche all'evento, perché così fa un po' di hype al gioco. Dal reveal di Dungeon 4 per il 2023 devo dire che sta diventando uno dei miei giochi più attesi del 2023, però mi rendo conto che è una cosa strettamente soggettiva e personale questa qua, ma possono esserci tante altre belle cose. Esatto, 50 giochi presenti, ben 50 per un evento che dura, a dire la verità non lo so quanto dura questo evento, quindi se qualcuno lo sa. Tante date, mancano su tutti The Last Faith e Valfaris Mechatherion che sono imminenti. Paper Cut Mansion, un po' di cose che risuonano, che già si sono sentite e dovrebbero esserci, ok? Non è tutto assolutamente oscuro. Allora, Strozzapalle 99, bel nick. Benvenuto, buonasera, grazie mille del follow. Ciao Saboid, ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti. Allora, mancano 7 minuti all'evento, direi altri 2 minuti di chiacchiere e poi passiamo alla schermata principale. D'accordo? Io davvero spero che sia come lo scorso. Ho delle buone aspettative, il che ovviamente è un rischio, no? Quando tu hai ottime aspettative per un evento, se poi queste aspettative vengono tradite, ti risulta essere un evento sempre un po' mediocre, anche se magari all'atto pratico non lo era. Davide23, ciao, buonasera, benvenuto e benvenuti a tutti quelli che si stanno connettendo adesso ragazzi, benvenuti. Io sono partito con poco anticipo rispetto all'evento, perché mi rendo conto che, essendo un evento minore, non c'è un'aspettativa precisa riguardo alla presenza di certi giochi, cioè magari qualcosa c'è, però sapete, non è come la Gamescom, il Summer Game Fest o i Game Awards, è una cosa un po' diversa. Perciò ho preferito partire, tra virgolette, quasi all'ultimo momento. Ok? Quindi, direi che è il tipico evento da vedere con tranquillità.
Ma Francesco, buonasera Chris, che aspettative hai? Ora, onestamente, ripeto, lo scorso Future Game Show è stato davvero eccellente per il format che deve avere. Qui ci saranno tutti i giochi un po' più piccolini, ma belli belli. L'ultima volta non ce n'era uno brutto. Per caso Saints Row, tu pensi che la critica sia stata giusta con i voti? Forse doveva essere ancora più severi. Tu pensi che le votazioni oggi abbiano ancora un senso? Certo che hanno un senso, basta prenderle per quello che sono, un elemento in più, né più né meno di questo. Guardi il voto e lo prendi per quello che è, sapendo che almeno io mentalmente faccio sempre mezzo punto, anche un punto sotto, no? Tradotto, se danno 6 io penso 5, di solito. E poi Saints Row io non l'ho giocato, ho solo visto e non conosco bene la serie, ho solo visto come ne parlano persone di cui mi fido e temo che Volition abbia fatto un lavoro piuttosto bruttino, non soltanto per lo stato tecnico del gioco, quello è inscusabile, vedo da tutte le parti che è imbottito di bug, di glitch, alcuni spaccamissioni, ok? Quello è assolutamente inscusabile, però può essere corretto. Il vero problema è che sembra onestamente l'80% delle recensioni che ho visto, riviste, content creator e gente comune, semplice, che ha semplicemente comprato il gioco, con tutta franchezza dicono semplicemente non è abbastanza divertente. Andrea Priolo, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. Quindi non lo so, non so dire se dovevano essere ancora più severi, però vedere IGN che gli ha dato un 6 è pesante, abbiamo la data di Pentiment 15 novembre, della Storycult 13 ottobre. Ottimo. Miglior titolo indie di quest'anno. È difficile dirlo perché sono veramente tanti, però per ora Cult of the Lamb. Allora ragazzi, mancano meno di 5 minuti e quindi io direi di passare alla schermata principale, ma prima di tutto, come sempre, mi raccomando, gente, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, perché aiuta davvero tanto il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram e Telegram, dove c'è la community. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon o Instant Gaming o tramite il Patreon, e iscrivetevi ai miei 2 canali YouTube, tutti quanti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo gente? Vai, schermata principale. E saliamo anche un pochettino con la musichetta, va? Per dare il giusto mood. Lezzenti, benvenuti in chat per la prima volta. Peccato, Saints Row 3 era una perla, ma ne ho sentito un po' di ogni, non vi so dire esattamente. Tom Blackcat, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. La fisica è rotta, ti ricordi Watch Dogs quando toccavi le auto esplodevano? Beh, siamo a quei livelli. Sì, ho visto tante cose brutte. Quello che mi fa rabbia è che Volition, quando vennero mostrate le prime cose, rispose agli utenti con uno sprezzante: se non vi sta bene non compratelo. Tu questo genere di arroganza ce la puoi avere soltanto se hai per le mani un gioco che spaccherà il culo e che magari non convince perché è diverso da altre volte e sono gli utenti che ancora non stanno comprendendo, ma una volta che avranno il gioco per le mani la maggior parte si renderà conto che è veramente figo. Se invece hai fatto una patacca, risulti solo essere un arrogante idiota e quindi gli è tornata indietro come un boomerang con 10 volte la forza con cui l'avevano lanciato e gli sta proprio bene. Penso un gioco di cui non si sa nulla è Suicide Squad. Tu cosa ti aspetti? Spero di vedere belle cose, perché è la stessa serie dovrebbe essere ispirato a Batman Arkham, però come combattimento, come altre cose, però ho anche molta paura. Ciao Sobuco, Sandman, Claudia Vanni, ben trovati. Sto seguendo con Two Point Campus, sei un grande. Oh, perfetto. Yes, l'ho finita la serie. Bella esperienza, ho pubblicato proprio oggi la recensione. Witchbrook, che fine ha fatto? Spero di vederlo stasera. Oh, giusto, ok, sì, carino. La chiesa ieri un po' delusa a Microsoft, pensavo almeno un accenno di qualche IP in uscita. Sì, poca roba, però Microsoft io credo che stia caricando l'elastico per il 2023. Ho come l'impressione che sia così, anche se devo dire che qualcosa mi aspetto dai Game Awards. Montfish un trailer di 4 minuti Atomic Heart, sganciatelo. Ok, questo spero di vederlo. Leak dell'ultimo minuto, GOTY 2022 Abandoned. Motivazione, è un gioco che non avete mai giocato. Esatto. La linea temporale quella di Batman, confermo, sì, lo spero, però mi potrebbe creare anche aspettative esagerate. Hai citato Cult of the Lamb, che sapevo, penso anche Neon White e Rolledom sono gli ottimi indie usciti questi mesi. Rolledom lo sto finendo ora. Io quello non l'ho giocato. Neon White neanche, purtroppo. Potrebbe essere. Se mi danno le chiavi di gioco in ritardo, li provo. Io ho capito che Suicide Squad sarà come Avengers. Spero di no. Spero
Assolutamente di no, anche perché l'esperienza di Avengers dovrebbe insegnare. Secondo me, essendo un evento minore, metteranno le cose più belle alla fine per tenere tutti incollati alla live. Secondo te invece, guarda, l'ultimo Future Game Show che abbiamo visto è stato un continuo, una mitragliatrice di giochi. Non ce n'era uno brutto, quindi spero in questo. Vai, 45 secondi ragazzi, ci siamo. Non so quanto dura. Non lo so proprio. Antonelli, buonasera. Benvenuti ragazzi, quelli che si stanno connettendo adesso, appena in tempo. 15 secondi, vai. Ciao Manux. Sottotitoli non disponibili, vabbè. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You achieve. You win. So should your bank account. Because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing and get rewarded with the things you actually want. Like that skin you can't wait to show off. Or your next gear upgrade. So oh ragazzi, è ancora attiva la raccolta fondi perché ancora non l'ho chiusa, ho fatto in tempo, ma... poco fa ho risolto con la banca, quindi domani vedo di chiudere tutto, se ho tempo. E per la serie, Nico, domani devo fare il lavoro per te. Ce l'ho in calendario. Carta di credito simulator? No, non so bene cosa sia Mena. È un'app. Credo un portale di qualche tipo. Hey everybody, I'm Christopher Judge. Oh, ma non è il doppiatore di... Oh, scusate ragazzi, non è il doppiatore di God of War? Sì. Kratos, from Sony Santa Monica's God of War series. You didn't know my voice was actually this deep, did you? Usually that costs extra. Tonight, I'm swapping the axe for a humble microphone. Because we've got a ton of exciting video game trailers to get. Ah, quello dovrebbe essere lo studietto casalingo. Usa Pro Tools. Quello dovrebbe essere il controllo per Pro Tools. Preamp Avalon. Questi due dovrebbero essere riverberi e questa è la patch bay. Oh, Danielle? Danielle? Daniel! Are you with me? Sì, scusate questa deformazione professionale. It's so good to see you. And for all the folks at home, my name is Danielle Basutti. I voiced the Witch of the Woods, a.k.a. the leader of the Vanir, a.k.a. the Valkyrie Queen known as the Norse goddess Freya in God of War. Ecco, lei è Freya invece, esatto. Boy. This event is stacked with some serious amazing news. That is quite right. That's because meme con ragazzini del tempo lo ricordo ancora, esatto. Powered by Mana. Ciao Luigi, ben trovato. Live across the 9 realms. But also and exclusively Planet Earth. Tonight we'll be treating you to over an hour of exclusive trailers. Oltre un'ora. Va bene. You'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the Future Game Show Steam page. And you can head on over to GamesRadar.com questa è una cosa molto comoda. to read all about them. Dovrebbe essere già disponibile. C'è una pagina Steam dedicata al Future Game Show in cui ci sono tutti i giochi presentati e quindi potete andare lì a wishlistarli e magari c'è anche qualche demo. Non vedo l'ora, se c'è qualche demo ve la porto proprio domani stesso nella serie, proviamolo. Classico, massimo un'ora e 30, vabbè, molto bene. Questo dovrebbe essere il primo trailer. Dude, are you awake? Oh, come on, man. We really need to talk. We just had a meeting here at Neuraxis. It's really bad, man. Il Roccia, grazie mille dei beats. Grazie di cuore. Area involved in multiple aspects of memory formation. Bridging our past with our present experiences enables it to construct our autobiography.
Cosa Blitz? There's a huge flaw. No, non sei in ritardo, è They il kept primo it a gioco. secret for years. Latest research shows that by changing our brainwaves in the hippocampal region, deja vu creates a brief gateway to a parallel world. Intrigante, ha a che vedere con la memoria, con la ricostruzione dei ricordi. The Gap. Wishlist. Ok. Ok, vedete? Già cominciamo con cose interessanti. Well, you know, in my experience, it's easier to salvage your memories when they've been carved into ancient walls. Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Ah, quindi PC e Next Gen. Players of our next game might think they've faced every monster space has to offer. But the team behind Aliens, Fireteam Elite, have a few more surprises Ah, up their sleeve. Aliens Fireteam Elite. Cos'è? Una patch? Un'espansione? Non ho mai provato sto gioco, ragazzi. Pathogen. Che è un looter shooter co-op. Domani che evento ci sarà? È il Nintendo Treehouse, però non lo guarderemo insieme. Ok. Credo sia un'espansione. Mi dite qualcosa di questo gioco? Qualcuno l'ha provato? 30 agosto. Oh, minchia. Tra pochissimo. 30 agosto, ok. The mutated gameplay of Aliens Fireteam Elite Pathogen comes to PC, PlayStation, and Xbox on August 30th. Now we've got a developer presentation from our friends at Digital Cyber Cherries. Hey, The Johnny team Devil. behind Hypercharge Unboxed. You know, the toy box shooter that went viral on Twitter. Xbox players, we're looking for small soldiers. Dive into the toy field and fight waves of classic toys. No, vabbè. Lo shooter con i giocattoli? Collection figure. Watch out for the Cyber T-Rex. Or the boss in the bathroom. And dozens of more classic toys. Be vigilant, soldier. The fate of Toykind is in your plastic hands. Dai, carino. Hypercharge. What are you waiting for, recruit? Ok. That disembodied voice sounds very Hypercharge familiar. Unboxed. Hypercharge Unboxed is out now on PC and Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Now, Ah, è out now. here comes another shiny world premiere for all you super sleuths out there. World Premiere, questo è nuovo. Amato ogni minuto della demo. E il Turk, grazie mille della Subcom Prime. 19 mesi, grazie, grazie, grazie di cuore. Ok, ben fatto, intelligente, storia fantastica. Lead Poisoning. Ah, allora, guarda, è un gioco di investigazione molto retro. Sì. Ma è maggiorenne, non so bimbo. Minchia, 19 mesi? No, quello 19 anni. Nuovo gioco di Lucas Pop da The Return of Obra Dinn. Sì, infatti, ho visto. Von Hamby, buonasera. Allora, lo stile non mi fa impazzire, però è peculiare. Ecco, per esempio c'è una demo, quindi The Case of the Golden Idol.
Murderous Mad Libs with a Midas touch. Dai, magari lo The Case proviamo. of the Golden Idol is coming to PC in 2022, and we're pleased to announce a demo is going live right now on Steam. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. Is that in the script or... Un altro mezzo genio. Lui, sì, ho sentito. Ne ho sentito Well, no, it's parlare actually the bene. premise of our next game. Return of the Obra Dinn, mi sa che non l'ho neanche mai provato. Devo provarlo. Ah, vediamo quest'altro. Pre-alpha footage. No, è Procione Simulator alla Stray praticamente. Eh sì. No, mi sembra molto più caciarone. Molto handling ma più felice. Snackoon. Vabbè, dai, potrebbe essere divertente. Stinky, sly, and always looking for their next meal. Raccoons are a lot like us when you think about it. Snackoon is coming soon. Now, you might want to dim the lights, as it's time to soak in the dark atmosphere of Tainted Grail, the fall of Avalon. Tainted Grail. Questo mi dice qualcosa. Ah, si ispira al gioco di ruolo? Per Spenny, la musica gioco di ruolo, non so. Sa molto di Oblivion. Ma se quello è disponibile ora ha una componente di gioco di carte. Ma mo vediamo se la mostra. Luca Fiumi, grazie mille del follow, benvenuto. No, intendo, c'è già un Tainted Grail e questo è un altro capitolo. Ah, ok. What was left of him, a mile down the road. The weirdness merged him with his horse. Se vi piacciono i giochi un po' alla Oblivion e col combattimento in prima persona, Open World RPG, esatto. Beh, dovrebbe arrivare oltretutto il 2022. Tainted Grail. The Fall of Avalon is coming to Steam Early Access in Q4 2022. Our next game is steeped in secrecy, which means we can all experience this reveal together. Ah, questo è nuovo? World Premiere? It's hard to say when we pass the point of no return. But we did. We made our world uninhabitable. Because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, it's fear. Perhaps it came too late, but it did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct: survival.
We need land. We need food and shelter. But Oh, in the end, gestionale. we Ok. need each other. We need communities. We need cooperation. We need to build something together. Temevo il solito survival Will it in be prima something that persona. won't Invece, collapse e this invece è un time gestione. round? Oh, che bello. Bene, bene, bene. Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be the one to unite humanity and shape the society of tomorrow. Floodland. Ok. Come l'umanità si unirà per la società del domani. 15 novembre 2022. Ok. Ok. Sono tutti piuttosto Well, let's pray vicini. there are no world serpents in the water. Battles at the ready, because Floodland is coming soon. Vedo bene in coop. No, credo di From no. one dark world to another, it's time Oh, to catch up with questo. Plot Twist. The Questo developers behind The mi Last sa Case of che è Benedict veramente Fox, figo. a spooky Lovecraftian Metroidvania. The Last Case of Benedict Fox, ragazzi. Questo è stato rivelato nell'evento Microsoft di giugno e, se non ricordo male, sembrerebbe essere veramente bellino bellino. Hi, I'm Bart, Creative Director on The Last Case of Benedict Fox, a fantastical Lovecraftian Metroidvania in which you dive into a twisted world of secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded murders. Your aim is to uncover the secrets of the mansion and the murders that happened within these walls. Cos'è But sta to find cosa? out what truly happened, you will need to dive deep Oh, no, into non è the memories roguelike, è of the victims Metroidvania. and visit an alternative reality. we E call arriverà su Limbo. Game Pass, sì, You assolutamente. see, those two worlds, they're linked with each other. The mansion's secrets will help you out in Limbo, while what you find in Limbo will help you unlock the mysteries of the mansion. I got a bad feeling about Esplori, uccidi gente, risolvi puzzle, trovi indizi e trovi oggetti e sblocchi nuove aree. Very Wow, difficult to pull off. And very illegal to even try. questo è molto carino, In our ragazzi. studio, we love Metroidvanias. We love how they reveal to you the world one step at a time. We wanted to take that feeling and combine it with a great story. A mystery that also reveals its secrets to you the deeper you dive in. It reminds him of someone silly and naive. It's annoyingly warm. To survive whatever the Limbo throws at you, you can always visit our friend Harry Houdini to purchase some useful items. You can also True use the Friends demon Stab You seeds in the collect Front, at è una the canzone tattoos dei- to unlock new skills. Right now we can only afford the cazzo slam, si chiamano, which is perché still a non mi very ricordo. useful skill to have. Let's absorb it. That was the slam skill that we just acquired. What did you think? And that's Harry Houdini's lockpick in action. Ok, ragazzi, io questo lo devo giocare assolutamente. Sembrerebbe essere veramente carino. Resentment and fear. He survived her abuse and wears it like a badge of honor. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. Purtroppo, ah no, non è nel 2022, è vero. Vabbè, I'll take Spring the boy 2023. over a demon companion. Purtroppo, any day. però vabbè. The Last Case of Benedict Fox is coming to PC and Xbox in spring 2023. I will also classify our next game as a psychological thriller where you try desperately to maintain order while at the whim of a tricksy, malevolent beast. I thought this one was a cozy condo-esque puzzler. It's up for interpretation. Yes! Lucas, I found it! Oh, hey, nice one, Annie. This doesn't look quite right.
let me show you our game while we sort this out. We are Max Inferno, and we're making a game called A Little to the Left. It's a cozy puzzle game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among household objects. And you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. Like this one, you could solve 3 different ways. Oh yeah, there's also this cat that will show up and make a mess of your tidy work. I think we almost got this sorted. Oh, hey! We took inspiration from our cat. And we looked to the items and objects in our own home. Vabbè, è un gioco carino, praticamente è un gioco di puzzle game dove però devi andare in giro per la casa a riordinare le cose, ma c'è il gatto che combina un casino. Ah, yes. Now that's what we were looking for. 8 novembre 2022. Coming to PC and Mac on November 8th. We're thrilled to announce that A Little to the Left is coming to PC on November 8th, 2022. Okay, it's been fun seeing all these cool games coming soon, but I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? You read my mind. What were you thinking? What if I told you that there was Unpacking actually effettivamente a non l'ho hidden giocato. realm, one drenched in neon light. Plus, we don't even need the Bifrost to get there. I've been to many lands, but none with this much artificial lighting. Indeed. This nifty little realm is the virtual show floor. Every booth you can see has a game attached, with a demo dropping after the show. For those at home, which means all of you, Google Future Games Show Steam, and you can download and try out any of the games that catch your eye. All right. Ah, quindi è pieno di demo. Let's get started with our first game. Oh, interessante sta cosa. A stylus, Metroidvania Silvia, ciao, inspired benvenuto. by Indonesian philosophy. Players will control Chemo and Wispy, a literally inseparable duo, as they explore the world of Lumina, working together to solve puzzles and defeat fearsome enemies. Well, now I'm missing Atreus all of a sudden. What's next, Danielle? Always a good Fairy Afterlight? Si chiama questo? Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game covers both in equal measure. Moonshine Inc. is a management sim where players battle it out to brew the best hooch in town. È il management del fare il moonshine? Of mountain mash no, while vabbè. the panoptical eye of Johnny Law. With genuine fermentation processes recreated virtually, this sim is as real as it gets. Just make sure you don't get caught. And now for something completely different. Yes. Demo Steam, sì, Because sì. we're jumping from Moonshine Distilleria del Moonshine. Dimmi se c'è una cosa più metropolis. redneck americana di It's quella. time to fear the new blood. A parte i campi di grano turco e la bandiera confederata. Dark ode to the immersive sims and survival horror grades of the late 90s and early noughties. Players will use survival horror ispirata agli anni 90. Adapt and overcome a town team. Ok, è il momento dello show in cui sta facendo carrellate di giochi ancora più piccolini uno dopo l'altro così velocissimamente. Get to it. Our next game also involves plenty of improvisation, just with a little bit less focus on monster slang. Care to do the honors? Of course. The Wandering Village. This Oh, is the Wandering questo! Village. A sandbox city builder set on the back of a gigantic wandering È un city builder fatto sulla schiena di una gigantesca creatura. Here players will battle the elements and research technologies in an effort to revive a long-lost society. Will you settle Dai, and ma che survive figa, in this guarda. harsh, humbling environment by learning to bond with the beast? Or choose to be a No, parasite, vabbè, ma è leeching from bellissimo. its life force? Io l'avevo già visto The choice questo is qui. yours. Where are we off to next? This game is bound to È strike a chord. bellissimo. Or Una maybe a tartaruga a few. 6 zampe. Demonic musicians gather their cards in Power Chord. Power a Chord? roguelike deck builder from Big Blue Bubble. Equip gear and un deck create builder. combos to strum and roar your way through a monster-filled battle of the bands held in grungy grottos and hellish hole-in-the-walls.
Monsters come in all Ma shapes cos'è? and forms, from Dungeon... demons to dentists, or at least Un they do dungeon in our crawler next con i game, musicisti? Never Awake. This is a twin-stick shooter set in the mind of a little girl called Rem. Players will battle their way through 80 levels. No, io li adoro questi. I twin stick shooter super arcade. Of everything from vegetables to dogs and yes, even school friends. Its charming art style will have you questioning whether it's creepy, cute, or a great mix of both. Now, if you'd rather wield fear as a weapon than fight against it, then this next one is for you. The Fabulous Fear Machine is a favolosa... strategic simulation. The Fabulous Fear Machine will generate terror and expand their influence through the spread of scary stories and creepy conspiracies. From Bloody Mary to reptilian overlords, let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? No, ma cos'è? Il gestionale dei cospirazionisti? Oh mio Dio. Is a sleek cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics to create a rich questo. world that you'll just want to dive into. Hanno When you're not mutazione, bartending or sì. dog-sitting a cyborg Mi sa che questo l'ho corgi, provato. You'll be slashing your way through Devi giocare cybernetic Tesla versus monsters and Lovecraft. pursuing Sì, criminals in sì. the underbelly of this atmospheric, vibrant neon metropolis. Our next game will teach you to never underestimate a hero, no matter their size. Misk, a tiny tail, follows Buddy and Bagboy, adorable makeshift robots working their way through peaceful landscapes to help out their friends and unravel the history of this strange world. Dress up and clean up as you get to know these little parts with big hearts. Just try not to screw up your jumps in the demo. Well, I can't wait to see what those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip to the virtual show floor. Remember, folks, you can head to the Future Games Show Steam page to check out free demos for all of Infatti, our appena finito l'evento, vado a scaricarmi mille demo. Be back on terra firma. Don't forget to try those games after the show. Now, it's not often that you get a threequel, you know. It's not often that a game skips straight to third entry either. Ok, Goat Simulator Fair di nuovo. point. It might be too early to call it the greatest of all time, but for me, this is definitely the GOAT. E via con le capre, esatto. Sapete che io non l'ho mai giocato sto gioco? Hello, my name is Victor, and I'm a game designer at Coffee Stain North. We are developing Goat Simulator 3, which is the second installment of the Goat Simulator series. Goat Simulator 3 is set on the beautiful island of San Angora. Here, you can explore the local sites and experience the unexpected. Uncover the mysteries of a long-forgotten goat order. Or just destroy everything in your path. With over 350 different goat gears, you will have a bunch of ways of expressing yourself as a goat. Gear parts will make you look fabulous, but can also give you abilities. And you can combine them endlessly. Find them while exploring the island. Or earn them by simply being a goat. In Goat Simulator 3, you can discover San Angora together with up to 3 friends. You can either play online or couch co-op. Everything you do in single player, you can do in multiplayer as well. Together, you can wreak havoc in San Angora without any restrictions. If you're feeling competitive, put your skills to the test and challenge your friends in one of the 7 different minigames.
Minigames can be played either at a specific location for a tailored experience, or Luca, played anywhere non lo you so, want. allora, i giochi cacciaroni play così around non sono Car tanto il Derby mio on a genere, nice open però field. vediamo se è divertente. Ma che cazzo? Or maybe on a less optimal spot on the island. You'll be able to get your hands on Goat Simulator 3 on November 17th. But you can pre-order the game today to receive this wonderful other gear part. Va bene, ok. That's like no satyr I've seen. Goat Simulator 3 is coming soon. Now it's time to check out a new trailer for The Chant, a survival game set on a remote island in the wake of a ritual gone wrong. Oh, attenzione! Pillows at the ready. Questo è The Chant. Non mi aspettavo di vederlo qui. A parte che Prime Matter effettivamente... Hi, horror. my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and our studio mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action-adventure game set at a remote island spiritual retreat. After a group ritual goes wrong, your spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Choose your fights carefully and battle using spiritual weapons and abilities. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the three stats that drive survival, upgrades, and the ending you receive. Balance is everything. Welcome to your spiritual nightmare. 3 novembre, ok. The Chant is coming to PC, PlayStation Oddio, and Xbox. posso dire che mi sembrava legnoso come la merda, però vabbè, dai. All right, Diamogli it's una time to possibilità. learn more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. Ah, è vero, esatto, questo qui. Vediamo un po'. Helios. They search for someone who does not exist. The Shadow. Hi everyone, I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. We are really excited to be here today with you at the Future Game Show. Right now, and in partnership with Raw Fury, we are working on our debut game, Ereban Shadow Legacy, a fast-paced stealth platformer set in a sci-fi and morally grey universe. In Ereban, you will play Ayana, the last descendant of a forgotten race with the ability of merging with the shadows and moving freely through them. Your mission? To infiltrate and confront the cryptic megacorporation Helios, investigate what they are hiding and their relation with the disappearance of your people. You may have seen our announcement trailer Sì, in the infatti è Xbox di and Raw Bethesda Fury, quindi Game potrebbe Showcase, essere molto which we carino hope sto you gioco. like. Today, we'd like to take a deep dive into Ereban's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, they all have used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them? We took a whole different game as reference, Splatoon, and after testing how it was to move through the shadows in a similar way they do with the ink, we immediately realized the huge amount of possibilities this opened. A big one is that when you are inside the shadows, you are totally undetectable. This allows you to smoothly advance under the enemy's feet, suddenly appear behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. As long as you are not flashed by a light, or stay too much time merging, the shadows have your back. Apart from that, the Shadow Merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even their moving shadows to navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars, or gratings. Or you can jump from high places and smoothly land in a shadow, completely safe and silent. As you see, the Shadow Merge is very versatile, so it's up to you to discover and combine all its possibilities. And that's only for the base mechanic, as during your adventure you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well, that's a whole new topic for another time. Ereban Shadow Legacy will be available on 2023 on Steam, but you can already wishlist it if you liked what we showed you today. Besides, we partnered with Xbox to bring you the game for Xbox One, Series, and on day one on both PC and Xbox Game Pass.
Ok, al day one don't su Game forget to Pass. follow us if you don't want to miss any update. Thank you very much for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. Signora, guarda che papà sotto casa. Però è chiaramente spagnolo il ragazzo. Parla spagnolo, magari è messicano, però. Wish lists at the ready, because Ereban's Shadow Legacy is coming to PC and Xbox in 2023. Now we're moving from shadow powers to a shadow drop. Our next reveal is a real nostalgic surprise. No! Oh mio Dio, questo è un genere vecchissimo. Ho giocato a qualche gioco del genere sull'Amiga. Ah, è già disponibile. We're pleased to announce that the English translation of Wizardry, The Five Ordeals, is out now on Steam. Reply Game Studios' Solstice is right around the corner. Wizardry solo per PC. And the development non lo team so, have a però su surprise Steam to tide fans over until its C64 Fields, release. esatto. Oh, allora, un attimo, Viper, grazie mille della sub per 14 mesi. Grazie di cuore. Buonasera. Oh, e adesso questo voglio proprio vedere. Yes, demo, now. Solstice, assolutamente, questo lo voglio provare. Arriva il 20 settembre. Ragazzi, questo essendo al di là del nome non è un Souls-like, cazzo, finalmente. No, aspetta, non è un Souls-like. No, non è, è action. È più simile a Devil May Cry, se ho ben capito bene. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical, hand-drawn Metroidvania. Product not yet rated. Ciao Bib. Ok, questo è un altro Metroidvania. Afterimage. Arriva quest'inverno, ok. Afterimage is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in Q4 2022. Ah, ok, entro il 2022. We debuted this next game during our spring showcase earlier this year, but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us, Mars. Peggy 12. What the hell happened here? This is Kathy. Please come in. Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? Oddio, questo qual era? Dei tanti giochi Kathy, why did you spaziali che sono stati rivelati nell'ultimo anno e mezzo. T-2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. 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 Starting burn. Mancava un po' di spazio, esatto. Come Deliver Us Mars? Ah sì. Non mi sembrava. Mi sembrava un'altra cosa. I can do this. È lui? How does it come to this? Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between Vale la pena recuperare Deliver Us the Moon? We have to leave. I will not risk the success of this mission. Pretty
Stay strong through all of that. Molto questo, ok. Ok. Sì, avete ragione, Deliver Mars, non l'avevo ricollegato. Ok. Va bene, probabilmente dovremo recuperare il primo. 2 febbraio 2023. Ok. Deliver Us Mars is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. This next game was revealed during opening night live last night, but we've got an in-depth look at the Slavic-inspired slasher platformer Phantom Hellcat. Ah, aspetta. Questo è stato rivelato ieri, ma qui mostrano un po' di gameplay. And I'm the creative director and co-founder of Ironbird Creation Studio. Today, I'd like to show you our newest unique project, Phantom Hellcat, an old-school, Western-style slasher game. This game became our ultimate goal, pride and dream. It's a love letter to the generation of games full of giant enemy crabs and armies with more than 1 million troops. We'll take you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer and enjoy the rest of the show. Vediamo un po'. Ok. Già mi piace. Ah, ok. Mi sembra bello il combattimento, ragazzi. Sì. L'avevamo visto per un secondo ieri. Wow. Sembra figo, ragazzi. Phantom Hellcat. Sì. Phantom Hellcat is coming soon. All right, let's mix things up with another surprise. It's time for our next world premiere. World premiere, ragazzi. E adesso cosa hanno fatto vedere di bello? Tutti i giochi erano, quasi tutti i giochi erano validi. Uno in un senso, uno nell'altro. Alaska, Expedition Camp. C'è già un morto, lo vedo. Mi sa di Dungeon Crawler. Ma che cazzo? Ok, no, questo non me l'aspettavo. Edge of Sanity is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Ok, questo Our next trailers are all from our friends at Wired Productions, who have some news about 3 of their exciting upcoming games. Hotel Farbro Barbaro. Ah, ok, è un gestionale di alberghi molto... Ok, sì.
Hotel Architect. Oh, ok, va bene. Mi piacciono i gestionali cartunosi e deliranti. At Youngle, we are all family. A family with one common goal. Customer satisfaction. As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Youngle, we choose. Be the horse that wins the race. Be the kitten that gets the milk. Be the sperm that gets the egg. Don't let me down. I would hate to replace you. The Last Worker. Oh mio Dio. Quello è il simulatore di lavoratore da magazzino sfruttato? Che diavolo? The cycle begins anew. A new refuge. A haven. A bastion from which to rebuild. But this time we will succeed. We will build higher. We will build stronger. We will dream a new world. Oh, cos'è? Attenzione! Non ho Thanks capito to the se era team at Wired Productions for those un 2 world gestionale premieres and o for qualcosa del revealing genere. that The Last Worker is coming to Ricorda anche a me PC un on altro October gioco 19th. e non mi A ricordo lot to quale. look forward to. Next up is our Ones to Watch segment, which features several exciting upcoming games. Ah, Airborne. No, quello non c'entra niente. Ah, ok, questa è una mega carrellata di giochi. No, questo lo voglio giocare. A Park Beyond l'abbiamo visto. Wow! Il remake di Pharaoh. Sì. Quando? To be announced. Vaffanculo. That was our Ones to Watch montage. Make sure to wishlist anything that piqued your interest. It's hard to believe that there are any world premieres left, but damn it, we've got one more for you. Don't say we don't treat you here at the Future Game Show. La Zeus, uno dei migliori city builder, assolutamente, ma Zeus resta Peggy ancora il mio 16. preferito. Sì. Ok, nuova world premiere. Tante ore passate su, sì, sono d'accordo. It would take but a single act to spark a war, the likes of which humanity had never known. Dagli sviluppatori di Command & Conquer. Countless millions would now fight to hold the line, with success measured
in inches. The stage set for the greatest stalemate in human history. Their lives and the fate of an entire continent. Now in your hands. Oh mio Dio. Ok. 2023. Ciao Serena, Farah, quando esce? Purtroppo ancora non si sa. Ovviamente ve lo porterò. Next, we've got a new trailer for Backfire Wall, a tragicomic adventure set inside of a smartphone. Look, I'm just reading what's typed here. Hello there, I'm OS9. I'm the operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. What was that? The update will now be installed. Oh, shift, not the update protocol. Congratulations, the cache will be cleared out. Congratulations. New 1 bits and 0 bits will be put in their proper order. Are you joking? You're not even programmed to give me a good conversation. The system is considered a very dangerous place. What? An update assistant will always make the right choice. No. Listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. If the system is not updated, the user will destroy. Would you just shut up? It's okay, buddy. We're handling this. It's time to put it use your great finding another way in skills. Yeah. Please get us out of here. Back Firewall. Oddio, questo non ho capito niente. A demo for Backfire Wall is available now on Steam. Però c'è una demo. And the game is coming to Silt, PC, purtroppo no. PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2022. Now it's time for our friends at Team 17 to take the stage. Let's see what they've got to show us. Peggy 18. Potrebbe durare ancora, non si sa, però forse un'altra mezz'oretta, boh. Vediamo. Need for Speed, no, non succederà mai al Future Game Show. Age of Darkness Final Stand è molto carino, ragazzi. Nightwitch dovrebbe essere molto carino, vediamo un po'. Ma che animazioni! Questo è praticamente Animal Crossing. Misi l'ho provato.
Ship of Fools, questo dovrebbe essere molto carino pure. Thanks to Team 17 for providing us with a closer look at all of those upcoming games. At this point, your wish lists are gonna need wish lists. Check out more details on GamesRadar.com. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things, anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from or what their purpose is. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. We secure, we contain, we protect. Ok, alla faccia dell'horror psicologico, mi sa. SCP Secret Files is coming soon. Okay, earlier I may have told a little white lie when I said there was only one more world premiere. Because I'm looking down at my script right now and I'm actually seeing another 1, 2, 3, 4. Let's just say 1 for now. Renin, ciao, grazie mille del follow, benvenuta. Ok, beh, questo... Teslagrad. You've gotta love it when a beloved game gets a worthy follow-up. Teslagrad 2 is coming to PC, Teslagrad 2? Xbox, Non sapevo neanche ci fosse il primo. Switch in spring 2023. Speaking of follow-ups, we've got an update from Supermassive Games on the next entry in the Dark Pictures anthology. Oh, attenzione! Questo è Dark Pictures, ragazzi. Di Supermassive. Where the hell are we? Let me get the fuck out of here. What the hell is that? We're trapped. What do we do? Is this a good idea? I don't see any other options. This has been weird every step of the way, and now it's getting scary. This is beyond messed up. Run! Jamie, over here. No, è The Devil in Me. È l'ultimo della serie The Dark Pictures Anthology. Tricks and traps, playing games. That's not what I was expecting. What was that? Can't handle much more of this. There's a lot of miles between eccentric and murderous. You okay? Not even close. He wants to choose, doesn't he? Oh my god. If we don't do something, both of them will die.
Aldo Teen Drama, più o meno. Get the fuck out any way you can. La sagra dell'intelligenza umana, esatto. The Dark Pictures, The Devil in Me, 18 novembre. Ok. Va bene, sappiamo cosa giocare con Agne. Which we now know is coming to novembre. PC, PlayStation, and Xbox on November 18th, 2022. Next up, the team at Cortez Productions have sent us a gameplay trailer for their atmospheric horror game, EXP War Trauma. In-game footage running in real time. The Devil in Me è molto più interessante degli altri. Potrebbe. Non ne sono sicuro. Vediamo. Ma è in guerra, eh. What? Who's there? Don't you remember me? L'abbiamo già visto. Oddio, non so. That thing represents everything we felt here. I know it is not human. At least, it wasn't meant to be. This fucking maze. How am I here again? EXP War Trauma. Ah, c'è pure la demo su fantastico. We're pleased to reveal that a Vai bene, demo due for Wolverine. EXP Secondo te, War Manux, Trauma nel is Future live Game on Show, Steam che sono tutti right indie, now, with the full game coming l'azione più abusata di sempre. Sì, vero. Now it's time to check in with Rooted, an apocalyptic survival game developed in Unreal Engine 5. Your attention, please. This is a state emergency announcement. The Rotor Laboratory, on behalf of the government, assures that none of the bacteriological attacks will harm citizens' health. I quote, "There are no risks of any kind. You are safe in your house. Not attempt leaving the city using transportation services." Food resupply is allowed once a week for each citizen. Please use the dedicated smartphone app to register yourself and check stocks. You can proceed to go to work, school, and shops around your block. Bene, immagino sia un Survivor post-apocalittico. Infatti, eccolo qua. It is crucial to have your ID card with you at all times in case of control. Negan. Guarda, sì, guarda, c'è la temperatura, c'è il livello del cibo, è un survival. For safety reasons, the Army has deployed autonomous civilian security robots. They are here to protect you. Rooted, solo e multiplayer post-apocalyptic survival game, esattamente. I really hope that guy isn't the last of us. Thanks to Headlight Studios for the closer look at Rooted, which is coming soon to PC.
And here's a gameplay trailer for Hellsweeper VR, a new roguelike combat game from the creators of Sirento VR. No, niente di grosso, ma in questo evento non c'è niente di grosso, sono tutti giochi un po' più piccoli. Il gioco questo qua è VR. No, la roba grossa c'è stata ieri. Ieri era l'evento grosso. Hellsweeper VR. Questo proprio non lo conosco. Gorgeous. Hellsweeper VR is coming soon to Steam VR and MetaQuest 2. Our next game is Strayblade, where players explore an ancient world with their trusty wolf companion, Boji. Boy, that joke never gets old. A forge? With a blueprint, I should at least be able to craft something better than a rusty sword. This could be useful. Time to forge. Boji, I found something. With feeling? I can't wait to try this. No, domani non c'è niente, ragazzi. Hanno interviste agli sviluppatori e altre cose. Nessun annuncio nuovo. Oh, I could add this to my collection. I think I found my style with this one. Questo non sto capendo se mi attira o no. You want to know what Però this qualcosa is, di right? bello sembra avercelo, This sì. behind me is an arcane forge. It was used by the LSE to create the most powerful weapons, armor, and more. Strayblade is coming to PC, Xbox, and PlayStation in 2023. It's time for an update from Blackbird Interactive on what's coming to Crossfire Legion later this year. Oh, Crossfire Legion. Io questa, ragazzi, ho scaricato la demo ma non mi funzionava. We are delighted by the community feedback in the last 3 months of early access. 2 large updates have been released, and we have more in the works. By the end of this video, the latest update, 1.3, will have been released. 3 new units are joining the game, completing the roster with a total of 57 different units for you to play. We're releasing the new refinery map for the high-intensity mode, Payload. This will open up 8 different maps for you to fight your foes on.
we are also releasing the third act to the campaign. It's here we establish New Horizon, and why this faction is hellbent on world domination. With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more to come. And for the first time, we are releasing a new level editor, giving you the tools to unleash your imagination and create new content for the community. And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. There's no time to hesitate, Commander. We want you to join us to help shape the game. Update 1.3 is available now, and for a limited period, you can get Crossfire Legion with 34% off. Ok. Crossfire Legion is available on PC. No, credo che sia già uscito questo. Coming very, very soon. Stanno mettendo un'altra patch con altri contenuti, quindi. But let me tell you what's not fun, Danielle. Lies. Oh. Is there another world premiere? Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip. Modus Studios comunque ha presentato un sacco di giochi a questo evento. No, è un rhythm game di combattimento. God of Rock addirittura diventa mega veloce. Vabbè, Bust out your loots because a me non God dispiacciono i rhythm Rock game is coming comunque. soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Now, let's take a trip to the Galaxy's Edge to get a closer look at gameplay from mech farming adventure. Oh, Lightyear ecco, questo Frontier. qui sembrerebbe carino. Vi Hi, ricordo. I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. Oh, ecco qua. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. We hope you enjoy. In Lightyear Frontier, you'll be starting a new home on a distant planet as an exofarmer. Your mech comes equipped with all the tools you need, so put them to good use. After you get on your feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell them at the merchant for more materials, or to use in crafting. Balance your use of resources to create a sustainable home. Research and build the first structures of your homestead. Relax every once in a while, and appreciate the fruits of your labor. Build a homestead, grow crops, and explore your new surroundings. You'll need to collect materials from the environment around you to start. Questo è praticamente un gestionale. Allora, aspetta, guarda quel gioco simile, però senza il mech. Along the way, take time and enjoy the beauty of your new home in all its vivid and mysterious splendor. The planet is full of beautiful and expansive environments. Be sure to take in the scenery. When night falls, it's time to hit the hay and get rested for another day. Lightyear Frontier releases in spring 2023. Take care of nature and it'll take care of you. Ok, primavera That's all 2023. for now.
Lightyear Frontier is coming to PC and Xbox in spring 2023. Okay, before we get into our next game, I just need to check something. Shodan, are you with us? Questo non è... Mic check on Shodan. Peggy 18. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts System me. Shock. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children, hacker. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. Esatto, System Shock. Si vedeva la primissima immagine, ma c'avevo un attimino di dubbio perché non lo conosco così bene sto gioco. PC, PlayStation, and Xbox. You know, Danielle, horror games are a lot like onions. What, you mean like they make you cry? Well, yes, but also they have layers. Or at least Bloober Team thinks so. You're such a soft. Oh, Layers of Fear. Peggy 16. Attenzione. My very first memory is that of hitting a piano key. Pure joy at the immediate response to my action. And then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. What is left of it now? Now I see it. I will never be like one of his paintings. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. I want out. No! Layers of Fears, Hurley 23. Ok, altro gioco che dovremo giocare con Agne per forza. Immagino. That was your first look at gameplay from Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023. Wow. What a show it's been. And you only said boy, wait, 1, 2, 3 times. Oh, I know. It took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved. Like maybe there's more to
come? I feel that too. Also, it's written in the script. The one more thing. This is a cinematic sneak peek from the upcoming cyberpunk shooter, Off the Grid, which arrives from the visionary mind of District 9's Neil Blomkamp. No, ne manca uno. World Premiere. Si è tenuto a basso con i boy, esatto. Off the Grid. Questo... Vediamo un po'. I didn't come to this godforsaken island looking for money. I came here to escape. Hey, Grant! Snap out of it! Grant! Are you awake? You hear me? Yeah, I fucking heard you. 3 vehicles up ahead. Previous team pinned down by mine. They got our loot. And that is a sweet arm. Keep your eyes on the target, Slick! Oh, I am. You gotta get out of here. Oh, shit! Here they go! For fuck's sakes. Storm, take him out. Grant, you're with me. Drop! You get in there! Follow me! What are you gonna do to us? No! Stay in the vehicle! Get out of here! Go! E comunque, porca puttana, pare un film, oh. Should have left already. Blinder wants him out alive. Can't let these butchers have him. Yeah, agreed. Wait till they get right up against that car, then hit the fuel cells. Roger that. In game footage mi pare esagerato. What a showstopper! Figuratively and literally, because that marks the end of the show. But don't forget, you can try out all of the demos on our Future Game Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read follow-up coverage on all Io sono rimasto un attimino sconvolto da questo ultimo. Massive thank you to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this has been the Future Game Show at GAMESCOM 2022. Ok, e adesso è finito. Aspetta, Valfaris. Effettivamente quei due che avevi detto no.
dato una carrettata di altra roba, ma quello no. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. Credo che sia tutto. Dubito che ci sarà la sorpresa dell'ultimo secondo. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Hotel Architect, volevo vedere come sarà. Va bene, ragazzi, allora. Pare che sia tutto, ok? Ora, allora, l'evento devo dire che mi è piaciuto e ci ha abituato bene il Future Game Show a quanto pare. A partire da quest'anno devo dire che sono saliti di qualità un bel po' rispetto agli anni passati. Ora, devo dirvi che questo qua mi è piaciuto leggermente meno di quello di giugno, che è stato proprio una mitragliatrice di giochi ancora di più. Però va bene, nel senso, anche se è leggermente meno, comunque secondo me è stato un ottimo evento per quello che deve essere. Una caterva di roba. E onestamente ho trovato interessante il 90% di quello che è stato mostrato, perciò molto bene. Oltretutto la cosa interessante è che il Future Game Show ha sempre la sua pagina dedicata su Steam, che io appena finita la live vado a vedere, e è pieno, cioè tutti i giochi che sono stati mostrati durante l'evento sono tutti quanti in fila, così si possono aggiungere alla wishlist quelli che interessano, e c'è anche una carrettata di demo, il che mi fa molto molto piacere. Servirebbero più eventi così, assolutamente. A quanto pare, cominciano a esserci. Quello di giugno ha dato delle piccole perle, queste le belle sorprese. Sì, una cosa del genere. Va bene, ragazzi, allora io direi che ci possiamo salutare qui. È stato un ottimo evento, devo dire. La mia sensazione non è quella di dire porca puttana ragazzi, ma che evento è stato, non ce n'era uno brutto. Un po' meno stavolta, ma siamo comunque nell'ordine dell'ottimo evento, perciò va benissimo così. Bene, quindi ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per aver assistito a questo evento, a questa live insieme. Noi ci vediamo molto presto con gli altri appuntamenti, e sì, su Twitch e anche su YouTube. D'accordo? Grazie a tutti ragazzi per il supporto. Mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino. Mi raccomando, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, se vi avanza un Prime, perché aiuta davvero tanto il canale. Seguitemi anche sui social dove c'è la community, come Instagram o Telegram. Supportate il canale tramite, a proposito di acquistare giochi, no? Come i link affiliati a Instant Gaming o Amazon, o anche tramite il Patreon se proprio volete aiutare direttamente il mio lavoro. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi ai miei 2 canali YouTube. Tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo ragazzi? Grazie di nuovo a tutti per essere stati presenti a questa live. Ci vediamo presto.